Terza tappa del Dream Kart Championship, cartodromo di Rozzano. Per chi se la fosse perso, la gara precedente era a Ottobiano, ho avuto un piccolo inconveniente ma sono riuscito in qualche modo a recuperare, ma soprattutto vi spiego come funziona questo campionato, quindi andatevelo a vedere. Questa tappa è suddivisa in 2 gare, gli amatori e i pro. Io faccio parte degli amatori, è il primo anno in cui partecipo, è una nuova pista per me, non ho mai corso, quindi bisogna capire le linee, le traiettorie. Ci sono 2 lunghi rettilinei che sono i punti in cui chi pesa di più perde maggiormente, quindi bisogna uscire forte dalle curve, quindi cerchiamo di studiare un attimo la pista e dare il meglio possibile. Andiamo. Ok, let's go. Eccoci pronti, schierati sulla linea di partenza, 6° posto, speriamo un po' meglio, dato che siamo solo noi amatori, siamo stati divisi dai pro, quindi vediamo di concentrarci adesso, occhi sul semaforo, pronti per la partenza. Via, partiti, e già subito uno dalle retrovie mi supera in rettilineo. Ok, l'abbiamo subito ripresa la posizione, adesso cerchiamo di non perdere il distacco con quelli davanti. Ecco, subito un errore sbagliato in staccata, vediamo di rimediare e cercare di guidare il più puliti possibile e cercare di riprenderli subito. Il kart pattina molto nelle curve veloci, si sente il retrotreno che tende a pattinare, cerchiamo di dosare un po' con l'acceleratore, vedo che nel misto bene o male riesco a recuperare, ma sul rettilineo mi distanziano molto. Cavolo, avrò già almeno minimo mezzo secondo di distacco da quello davanti a me e devo riuscire a recuperare, cercare di riprenderlo il prima possibile e riuscire a fare un po' di battaglia o sperare che facciano battaglia là davanti in modo che io riesca a raggiungerli il più velocemente possibile. I miei 2 avversari dietro non so dove siano, però non sento alcun rumore, quindi sono abbastanza tranquillo e cerco di martellare, concentrarmi solo nel raggiungere il mio avversario davanti. Questo curvone è bellissimo da fare in pieno, ma non si riesce, nel senso che il mio go-kart tende a scodare molto in sovrasterzo, infatti si sente dagli stridoli che fa e dalle piccole correzioni che faccio al volante, ma in quelle 2 o 3 curve riesco ad avvicinarmi, ma sul rettilineo perdo moltissimo e brucio tutto quello che ho guadagnato. Là davanti cominciano a fare un po' di sorpassi, magari cominciano a rallentare sui giri e magari io riesco a recuperarli e a raggiungerli, speriamo. Nulla da fare sul rettilineo, perdo veramente tanto, non riesco a recuperare. Qua purtroppo abbiamo 2 bei rettilinei e io non riesco a raggiungerli. Vediamo se qualcuno commetterà qualche errore e riuscirò a raggiungerli e a superarli, ma se non dovessero sbagliare la vedo molto dura.
Guardate come pattina quel go-kart, come va in sovrasterzo. Io sto cominciando un attimino a rallentare in quel punto perché pattina veramente tanto, ma già perdo il rettilineo, se poi perdo anche in curva è un problema. Il freno è un po' spugnoso, devo dare dei bei pestoni perché non è subito pronto, infatti si vede dalla pressione che uso col pedale, con il mio piedone, perciò vediamo se riusciamo un attimino a regolarci sulla misura della pestata, perché rischiamo di magari bloccare il posteriore e quindi poi commettere altri errori, è meglio evitare. Quest'oggi la vedo molto dura, sono sempre lì a tiro in vista, ma piano piano sto perdendo il contatto con loro e faccio veramente fatica a recuperarli e a mantenere il loro passo. Questa gara la vedo molto dura, molto brutta. Sono passati molti giri ormai, ragazzi, non è cambiato nulla, anzi è peggiorata la situazione, qui il distacco è aumentato. Purtroppo non riesco a recuperarli, non riesco a capire che tempi faccio, non avendo un dashboard non capisco. Ho provato a cambiare un paio di linee, un paio di traiettorie per vedere se riuscivo in qualche modo a recuperare, ma più forzo, più si guida sport e quindi più perdo e di conseguenza il distacco è aumentato. Quest'oggi la gara veramente noiosa e brutta, vi risparmio tutti questi giri a correre a vuoto praticamente. Ultimo giro, ragazzi, di agonia. Guardate, veramente mi sono annoiato, una gara pallosa, voi non avete idea, la gara più noiosa che io abbia mai fatto. Vediamo di portare a casa il kart, cerchiamo di capire chi ha vinto questa gara e poi trarremo le nostre conclusioni. Ragazzi, la gara si commenta da sé, brutta, noiosa, non vi nego che sono rimasto deluso, anche perché non sono riuscito a tenere il contatto con quelli davanti, non sono riuscito a superare nessuno e quindi a fine gara qua bisogna farsi un paio di domande, farsi un esame di coscienza, un bagno di umiltà e chiedersi: è sempre colpa del kart o sto sbagliando qualcosa io nello stile di guida? Qui bisogna capire che il rental kart ha il freno sul posteriore, questo lo sapevamo già fortunatamente, però lo stile di guida è molto diverso rispetto alle auto normali dove hanno i freni sull'anteriore. Mi sono un po' informato, mi sono documentato, ho visto qualche video su YouTube, tra cui questo, dove mostrano appunto che bisogna anticipare parecchio la frenata e qui addirittura entrano già in entrata di curva in accelerazione per poi in uscita di curva accelerare completamente e sfruttare al massimo la velocità del kart, cosa che io per natura non mi veniva. Devo capire e cercare di impegnarmi a cambiare questo stile di guida, anche perché la prossima gara sarà al South Garda di Lonato, saremo più di 30, quindi sarà una battaglia pazzesca. Vi consiglio di rimanere sintonizzati, perciò ragazzi io cercherò di arrivare il più preparato possibile per fare la miglior gara e chiudere il campionato in bellezza. Voi iscrivetevi al canale, ragazzi, perché mi state guardando in tanti ma nessuno praticamente si sta iscrivendo. A voi non cambia nulla, è gratuito, a me fa un grandissimo piacere, ma mi supportate in una maniera che voi non immaginate, perché alla fine mi aiutate a crescere. Lasciate un like, scrivetemi nei commenti se avete dei suggerimenti da darmi, io li accetto volentieri e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!